Esiste il problema che durante le visite purtroppo è una situazione molto delicata, allora hanno bisogno di regolamentare. Il personale infermieristico non può dedicarsi a questo perché già è oberato di tante incombenze e quindi hanno bisogno dell'aiuto dell'associazionismo. Buongiorno Angelo! Senti, se passo Domenico, ecco perché l'ho chiamato. Sto arrivando, dove sta? Là dietro? Ecco, sto arrivando dietro al mercato. Ok. Queste ce ne ho 25 solo però, I rossi. i rossi. E altro colore? Poi se tu vuoi un po' ci metti, potevo mettere un po' di bianco, un po' di nere e un po' di azzurro come quello che te l'ho fatti. No, diciamo. Abbiamo fornito i gilet che porti pure tu, abbiamo fornito delle magliette, abbiamo fornito dei calamite per le macchine, abbiamo allestito un furgone che va in giro a distribuire cibi alla gente. Insomma, tutte quelle cose che potevano aver bisogno ci siamo resi disponibili. Do un contributo anch'io la mattina qui al mercato, poi vado a fare in giro le consegne, vado a portare a chi ha bisogno. Ringrazio ancora i signori che mi hanno dato questa opportunità di essere volontario per aiutare un minimo qualcuno. Okay? Salve, Zappalà, protezione civile, dobbiamo parlare con il Dottor Veltri. Dottor Veltri, sì. Sì, sto qui fuori una volta. Grazie. Allora, il portiere è strutturato in maniera tale che l'accesso principale al padiglione è rappresentato da questa via di accesso. L'intento è cercare di proteggere quanto più possibile il padiglione portieri, poiché questa ala dell'ospedale è stata definita area no Covid. Qui vengono ricordati pazienti fragili, pazienti immunodepressi, tipo i pazienti oncologici, i pazienti ematologici, i pazienti della radioterapia, che comunque sono affetti da una malattia oncologica, i pazienti della medicina nucleare, che comunque sono affetti da malattia oncologica. Quindi è necessario creare una sorta di cordone sanitario che tenga la protezione di questa area dell'ospedale Santa Maria Goretti il più possibile alta. Che cosa chiediamo? Chiediamo che possa essere instaurata una sorta di filtro, una sorta di pre-triage per far sì che tutte le persone che accedono al Porfiri possono essere in qualche modo screenate, possono essere in qualche modo valutate prima di mettere piede nel Porfiri stesso. Poiché l'esempio di altre realtà italiane ci ha portato primo a non sottovalutare nessuna persona, nessun caso, perché ormai siamo tutti d'accordo sul fatto che ognuno di noi può essere un potenziale contagiante, un potenziale infettante.
e in secondo luogo ci troviamo a che fare con un luogo dove vengono ricoverate persone fragili, persone deboli che devono essere assolutamente tutelate. Questa è la finalità di creare e di innalzare quanto più possibile la barriera protettiva nei confronti di una struttura ospedaliera dove ci sono persone immunodepresse. Però ci sono 2 ingressi che permettono di entrare, c'è anche il corridoio. Allora, quello è l'ingresso principale perché come vedete questo padiglione è legato con un cordone ombelicale all'ospedale centrale. L'ospedale centrale è stato dichiarato ospedale Covid. Bisogna evitare però come dire, la promiscuità, perché laddove c'è la promiscuità con altre strutture, Covid e non Covid, bisogna quanto più possibile stare attenti e adottare tutte le precauzioni che devono essere applicate secondo le direttive nazionali, regionali e della nostra ASL. E in più ci dobbiamo mettere ognuno di noi la propria responsabilità, cioè i propri comportamenti, il proprio stile di vita, il proprio modo di affrontare il problema, perché la struttura va salvaguardata, non c'è dubbio. Ora noi partecipiamo come società civile, siamo l'Istituto per la Famiglia di Latina, un'associazione di volontariato, protezione civile e servizio civile, e nel nostro mezzo ci sono già 10 volontari che sono anche avvezzi a questa attività in ambito ospedaliero perché già frequentavano prima per altre attività. Quindi ho già parlato con loro e mi hanno dato disponibilità a fare questo filtro. Noi bisogna cercare di essere il più efficaci e il più operativi possibile. Da lunedì già possiamo iniziare questa attività. Un visitatore che ha un parente o un familiare ricoverato qui, all'ingresso del Porfiri, dove siete entrati voi pochi minuti fa, facciamo riempire questa scheda con l'identificazione del paziente, nome, cognome, data di nascita, indirizzo, telefono, in visita per il paziente, in modo che sappiamo a chi va a vedere, a chi va a visitare, dichiara di non essere sottoposto alla quarantena, dichiara di non essere risultato positivo al virus Covid-19, così come previsto dal DPCM dell'8 marzo, dichiara di non essere affetto da sintomatologia respiratoria, cioè che non ha la febbre, la tosse, il raffreddore, l'affanno, il catarro. Dichiara di non provenire da luoghi sottoposti a particolari restrizioni. Noi abbiamo avuto nella nostra provincia fonti come zona rossa. Certo. E quindi abbiamo aggiunto quest'altra. Questa è la scheda che attualmente in facciamo. caso che non possiamo sbarrare una IX, cosa accade? Qual è il nostro comportamento? Allora, non potete pagare la IX vuol dire che questo signore innanzitutto non può essere ammesso al padiglione, non può entrare. Che è successo? Paolo, buongiorno. Claudio, ascolta un attimo, io sono con Angelo che siamo venuti a caricare la verdura al mercato generale. Sì. Allora, però ci hanno detto, stavano facendo problemi per entrare, e a quanto pare c'è qualcun altro che viene pure qua, non si sa chi è. No, loro non si... Dici, guarda che siamo gli stessi, Istituto per la Famiglia. Buongiorno. Vai. Potete partire. Dai, Davide. Sono algerino 28, quasi 29 anni, 30 anni qua a Latina. Dal 3 marzo sono disponibile col furgone. Fino ce la faccio, siamo uno aiuta l'altro, volontariato, trasportatori, tutto faccio. Disponibile 24 ore. Con la macchina e col furgone. Adesso andiamo a prendere a Gretti a Migliaia 46 vicino Sabaudia.
merce, questa qui è merce che noi dovevamo vendere. Ecco perché si dice donare, non perché lo dovevamo buttare. È sempre meglio donare che buttare, no, questa è la merce proprio che noi l'avremmo venduta. Sì, sempre lì. Tutto qua a posto. Va bene, ciao ciao. Adesso andiamo anche al mercato da frutta, carichiamo ancora la roba, hanno chiamato per caricare, va bene? Andiamo, dai. Sì, scusa, quale parte del mercato? Avanti o indietro? Perfetto, dimmi. Va bene, chiama allora, adesso vado là, 15 minuti, ciao. Perfetto, presidente, ciao. Adesso carichiamo un po' di fave, un po' di mele, un po' di patate, tutto che danno, a noi non ci sono problemi. Qualsiasi cosa danno, carichiamo il furgone e portiamo alle gente povere. Allora, carica un po' di roba qua. Adesso andiamo là al deposito dove mettiamo tutta la roba, frutta, verdura, agretti, le zucchine che hanno regalato e alle 3:30 andiamo a tutti i capogruppo per distribuire alle famiglie. Sempre con la responsabilità da Zappalà Claudio. Io ho messo a disposizione il locale, visto che la situazione è quella che è, quindi lasciare tutto questo locale vuoto, almeno così diamo una mano a chi ne ha bisogno veramente. Grazie. Niente. Arrivederci. Ciao. Vedete, questi sono alcuni giro giornaliero di alcuni supermercati di Latina dove vengono, diciamo, donate dalla popolazione quello che possono. In questo momento gestiamo tutto il secco che abbiamo qui nel negozio, alla richiesta creiamo utilizzando una scatola mettiamo il necessario più o meno per una settimana a seconda del numero di persone che vivono, che fanno richiesta. E ogni tanto poi riceviamo anche il fresco, quindi frutta e verdura, quindi riusciamo a integrare praticamente il secco che gestiamo qui dentro e anche con dei surgelati che sono stati donati. Tutto quello che vede che c'è qui fa parte delle donazioni e con le donazioni in soldi che riceviamo riusciamo a compensare, ecco, quello che manca, come per esempio adesso manca il sale o l'altro giorno, ecco, mancavano i legumi e quindi riusciamo a creare una spesa, ecco, abbastanza completa. Ok, questo è un pacco tipico per 3 persone, 2 adulti, 2 genitori e più un figlio, una bimba in questo caso. E il pacco tipico sì, pasta, scatolame, quindi fagioli, piselli, pane ovviamente, c'è anche del surgelato, poi ovviamente nei nuclei familiari dove ci sono bambini, ci sono biscotti, merendine e non so, anche pacchi per la colazione. E a questo in genere abbiniamo anche frutta e verdura e sì, anche l'acqua se serve. Allora faccio gli agretti? Sì. Tra un po' arriveranno tutti i capigruppo. Questo è quello che
è pronto già ad andare in consegna. Per spazio ci siamo un po' distribuiti su tutta quanta la superficie del bar. E niente, come vedete i primi capigruppo sono arrivati, seguono questo criterio qua, saranno distanziati su tutto quel piazzale, faranno l'incolonnamento, arriveranno lì, ognuno consegna le sue schede, naturalmente ognuno di loro gestisce un certo quantitativo di famiglie che poi a sua volta distribuiscono ai loro volontari, perché ogni capogruppo ha un circa 3, 4, 5, c'è anche vicino a 10 di volontari perché magari ha delle zone estese. L'associazione Alessia e i suoi angeli, e abbiamo creato insieme all'Istituto per la Famiglia una collaborazione attiva per lo stesso intento, cioè quello di sostenere le famiglie bisognose. Da lì abbiamo creato il nostro logo che unisce le due realtà, che si chiama appunto Latina #Cibiamo. Da qui abbiamo messo le stesse risorse, perché anziché farlo in modo individuale all'interno dell'associazione abbiamo pensato di unire le nostre forze, le nostre risorse, i nostri volontari e fare una mappatura più puntuale, una distribuzione più capillare verso le famiglie bisognose. Quindi da quando noi ci siamo uniti abbiamo raggiunto ottimi risultati, mettendo in campo ognuno i propri contatti e le proprie disponibilità a tenere un ritmo che ci permette di gestire circa 400 famiglie fino ad oggi. Noi attualmente siamo più radicati nella città di Latina, quindi andiamo dai borghi fino al centro della città. Abbiamo divisi per aree, abbiamo creato proprio un percorso tra l'associazione IPF e la nostra che ci permette di dividere le zone in modo tale che i volontari nel momento in cui arrivano delle richieste specifiche possono assumersi anche quell'onere di andare nella loro zona, di accrescere delle famiglie. E censiamo ogni qualvolta, forniamo le famiglie di questi pacchi alimentari. Normalmente il nostro obiettivo è quello di darne minimo 1, massimo 2 a settimana. Io conosco le famiglie dove ho lavorato, no? Via Don Luigi Sturzo, via Sezze, via Vincenzo Rossetti, vicino all'ospedale, anche fuori Latina ho portato delle persone bisognose che conosco praticamente parenti, no? Tra loro si sentono e loro mi chiamano e io le consegno le cose, come è giusto che sia. Io ho ricevuto una richiesta d'aiuto da una mamma di Latina che ha sua figlia che è bloccata a Torino e insieme ad altre 2 ragazze, queste ragazze che sono molto giovani, lavoravano a Torino ma hanno perso il lavoro e praticamente sono rimaste bloccate lì e non riescono a venire giù e hanno bisogno di aiuto. Tu da Milano devi trovare qualcuno su Torino che fa questa opera. Io ti manderò l'indirizzo, il telefono. Allora tu mandami tutto che io provo a interpellare un pastore. Aiuto vuol dire alimenti oppure che tipo di aiuto? Guarda, adesso l'aiuto è gli alimenti. Ok. Poi sono 3 ragazze giovani, solo in una città che non conoscono. Poi se hanno altre esigenze ascoltate, vediamo che cosa possiamo fare, ok? Grazie, grazie. Milano è forte, collabora pure su Torino, grazie. Ciao, ciao Pace, grazie. Ciao Cinzia. Ti volevo dire che questa sera passo a portare frutta e verdura. Ah, va bene. Ci sono tante cose buone, sostanziose, che fanno bene all'alimentazione, anziani, bambini, disabili, quindi per tutto il tuo gruppo. Prepara le cassette vuote che io ti do quelle piene. Già sono pronte. Bene. Già sono pronte. Ok, ti saluto, ciao. Va bene, ciao. Carissimo.
Allora, ti volevo dire che questa sera io passo per portarti frutta e verdura buona, fresca. Sì, Ok? sì, io l'altro giorno l'ho portato a 6-7 famiglie, sono rimaste proprio, guarda, cioè c'ho un botto di cassette, l'ho messo dietro casa dove hai Sì. scaricato tu. Questa sera mi ridai le cassette vuote, io ti do quelle piene, ok? Sì, Quindi allerta anche le famiglie che questa sera passiamo, cioè passi tu, io porto a te e poi ci pensi tu. sì, poi dopo ci penso io. Grazie. Grazie a te. Ciao, ciao, ciao. Claudio. Ciao, ciao. Eccoci qua, siamo alla parrocchia San Giuseppe Laudatore di Latina Scala. Domani mattina arriva e poi questa te la porto io al mercato. Grazie fratello. Grazie. Sì, ci pensiamo, grazie. Arrivederci. Hai fatto il secondo carico? Grazie. Allora, uno rimane qua. Dobbiamo scendere meno quello che dobbiamo distribuire stasera. C'è altra roba lì in magazzino? Tutti qua, tutti. Abbiamo preso tutto. A posto, dai. Ma zucchine vanno bene, te la cretti pure una pera se ce l'hai, sì. Ce n'è una sola? Lascia. Se ce ne stanno due, dai che due, dai. I ragazzi, fai un po' di pere, dai, solo questo ti serve. Sì, ti preoccupare. Da quando è iniziata l'emergenza, con tanti volontari della parrocchia abbiamo attrezzato un alimentari, abbiamo chiamato alimentari spazio aperto proprio per cercare di far avvicinare chi è nella difficoltà e nel bisogno, e poi questo ci permette di aiutare circa ogni settimana una settantina, 70-80 famiglie. Nella maggior parte dei casi le famiglie vengono qui, è un po' come un alimentari, quindi vengono a fare spesa e c'è uno di noi appunto che li aiuta, giustamente sempre pure per la questione di igiene. Da quando abbiamo questo periodo purtroppo di epidemia di coronavirus, i nostri assistiti sono aumentati tantissimo. Oggi dalle 4 alle 5 e mezza abbiamo aiutato circa 24 famiglie. Pietro! Ciao, Bra. Ti volevo avvisare che questa sera passiamo frutta e verdura. Ah, ok, penso che ora? A tutte le ore, dalle 9, 9 e mezza alle 10, insomma fatti trovare pronto. Ah, ok, perfetto, Va bene? Va bene. Ti saluto, ciao.